Ciao, buongiorno. Buongiorno. Benvenuti, bentrovati a una nuova videopillola di Cabina Doppia. Di cosa parleremo oggi, Francesco? Oggi, a grande richiesta, in realtà parleremo di come si utilizza Voicemeeter, un mixer virtuale per Windows gratuito e potentissimo, per utilizzare un solo dispositivo per l'ascolto dell'originale su Zoom e del compagno di cabina. Come sapete, uno dei grossi limiti di Zoom è appunto che non si può sentire il compagno di cabina, ma con Voicemeeter possiamo superare questo ostacolo. E farlo utilizzando un solo dispositivo anziché 13, come spesso vediamo in alcuni settaggi. Bene, allora, prima di partire, come al solito, vi rammentiamo quali sono i canali su cui potete seguirci. Ovviamente questo canale YouTube a cui potete iscrivervi e cliccare sulla campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta usciamo con dei nuovi contenuti. Potete seguirci anche sul nostro canale Telegram, in cui posteremo news in tempo reale su ogni nostra iniziativa, e ovviamente il nostro sito in cui a breve troverete anche il nostro corso on demand di Zoom. Esatto, infatti noi vi diamo questa breve anticipazione oggi parlando di Voicemeeter, ma a brevissimo nella nostra pagina cabinadoppia.com, alla sezione corsi on demand, potrete trovare il corso integrale che potrete direttamente vedere in streaming dove, come e quante volte vorrete, che contiene, tra le altre cose, anche il suggerimento appunto dell'uso di Voicemeeter, ma tantissimi altri, lato interprete e lato organizzatore. Quindi questa diciamo che è un po' un'anteprima, un piccolo aperitivo rispetto a quello che poi sarà il corso integrale che vi inviteremo a, se vorrete, acquistare dalla nostra piattaforma. Bene, direi bando alle ciance, possiamo iniziare con la primissima parte di questa guida su appunto come ascoltare il compagno di cabina su Zoom utilizzando un solo dispositivo. Bene, iniziamo subito dal definire di che cosa abbiamo bisogno per farlo. Avete bisogno fondamentalmente di due software, entrambi gratuiti ed entrambi scaricabili da questo sito vb-audio.com. Esatto, ricordiamo che ovviamente sono soluzioni solo per Windows. Sì, esatto, dovrete scaricare da una parte il Virtual Audio Cable, che altro non è che un cavo, come dice il nome, un cavo audio virtuale. Ne spiegheremo un po' più avanti cosa vuol dire. E oltre a quello dovete scaricare questo programma, appunto quello di cui parleremo, Voicemeeter, che trovate a questo link. Ve li scaricate, sito. Ve li installate entrambi, riavviate il vostro computer perché sono dei driver per la scheda audio, quindi non andiamo nel dettaglio, ma dovranno essere installati, il computer dovrà essere riavviato. Una volta che avrete riavviato il computer siete pronti per partire. Esatto. E andiamo subito a vedere che cos'è Voicemeeter. E perché soprattutto dovremmo utilizzarlo. Esatto. Voicemeeter è un mixer audio virtuale, come abbiamo avuto modo di dire, che ha tantissime funzioni che vi spiegheremo durante il nostro corso on demand. Adesso utilizzeremo questo video soltanto per presentarvelo e per farvi vedere qual è l'impostazione di base per ascoltare l'originale e l'interpretato. È un'anteprima, diciamo. È un'anteprima, così. Diciamo. Come potete vedere, nella sua versione base ha due canali audio hardware, uno virtuale e due canali di uscita out. Adesso a noi interessa impostare solo un canale hardware di entrata, uno virtuale e uno di uscita. Quindi come si fa? Bene, prima di tutto vi ho detto prima di installare questi cavi audio virtuali, perché dovete pensare alla vostra applicazione di Zoom e all'applicazione secondaria su cui ascolterete il vostro compagno di cabina come se fossero dei dispositivi diversi che non collegate direttamente alla vostra scheda audio, ma che dovete collegare a Voicemeeter e che poi Voicemeeter vi rimanda alla vostra uscita audio, quindi alle vostre cuffie per esempio. Esatto, e ricordiamo che tra le applicazioni che potete scegliere di utilizzare per ascoltare il compagno di cabina ce ne sono tantissime, lasciamo a voi la scelta. Pensiamo a Skype, pensiamo a Discord, ma ce ne sarebbero tantissime altre. Noi oggi vi diamo l'esempio di Skype perché ci viene più comodo e più semplice spiegarvelo così, anche perché forse è tra i più diffusi, diciamo così. Però questa stessa metodologia è applicabile e utilizzabile a qualsiasi applicazione che ha le stesse funzioni di Skype o Discord per appunto ascoltare il compagno di cabina.
Molto bene, allora andiamo a vedere prima quali sono le impostazioni da cambiare su Zoom e su Skype e poi come impostarle su Voicemeeter. Allora andate inizialmente su Zoom e Quindi vediamo la parte di Zoom. guardiamo la parte di Zoom, andate nelle impostazioni e nelle impostazioni nell'audio dovrete selezionare qual è, diciamo, il canale, ovvero qual è l'uscita audio, insomma, su quale flusso audio Zoom deve mandarvi appunto l'audio. E lo fate da questo menu a tendina. Normalmente trovate impostato come il sistema, che è quello che avete impostato come sistema di Windows. In questo caso, se io impostassi così, l'audio di Zoom mi arriverebbe direttamente dalle casse del computer. Oppure potreste aver impostato le vostre cuffie. Cosa dovete fare in questo caso? Dovete selezionare questo, Voicemeeter Input VB Audio Virtual Cable. Esatto, da questo menu a tendina. Da questo menu a tendina lo selezionate e chiudete momentaneamente. Dovete fare la cosa per l'applicazione su cui ascoltate il compagno. Volete comunicare direttamente col compagno di cabina e quindi anche ascoltarlo. Vediamo In questo Skype. caso vediamo Skype perché diciamo è quella più comune, ma potete usarne tante altre. Personalmente io utilizzo Discord che è molto stabile, ma comunque ne potete usare veramente tante. Andiamo nelle impostazioni Andiamo nelle audio-video. impostazioni audio-video e qua Altoparlanti. tra gli altoparlanti selezionate questo Voicemeeter Input VB Audio Voicemeter Vaio, che non è Vaio la marca di Sony dei computer, ma vuol dire Virtual Audio Input Output. Esatto, ok. Selezioniamo dal menu a tendina. Selezioniamo questo dal menu a tendina e una volta fatto questo torniamo su Voicemeter. Se ci fate caso, vi ho detto su Skype di selezionare VB Audio Voicemeter Vaio. Vedete che è già Eccolo impostata qua. Nella terza colonna. Quindi possiamo già intuire che che l'audio di Skype uscirà da Skype, entrerà in questa colonna qua e poi uscirà dove selezionerete, per cui per, diciamo, praticità io qui posso cliccare col destro e già mettere Skype, quindi sapendo Così che sappiamo. da qua mi passa l'audio di Skype. Esatto, che quello è l'audio di Skype, quindi il compagno di cabina. Mi chiederete molto bene da dove passa l'audio di Zoom, dobbiamo impostarlo. Quindi andiamo qua sul numero 1, Colonna clicchiamo 1. la colonna 1, clicchiamo su Voicemeter Output VB Audio Virtual Cable, che era là. quello che avevamo selezionato Su su Zoom. Zoom, se vi ricordate. Lo selezioniamo e qua Andiamo di nuovo a cambiare per il nome, praticità mettiamo andiamo di Zoom. nuovo a cambiare il nome. Quindi nella prima colonna avremo l'audio di Zoom, il floor, il discorso dell'oratore originale, e nella terza invece Skype, quindi il compagno di cabina. Andiamo a fare una prova, non sentirete l'audio adesso per questioni di impostazione, ma vi faccio vedere adesso una cosa. Se io vado adesso nelle impostazioni di Zoom e vado a fare il test dell'audio, faccio verifica audio, vedrete che sta andando l'audio di Zoom e qua sta entrando in questa colonna. E quindi vedete che l'equalizzatore Per cui si illumina. Vedete che si illumina. Quindi potete, diciamo così, verificare che effettivamente l'audio di Zoom sta passando nella prima colonna di Voicemeter. Possiamo fare la stessa cosa esattamente con Skype facendo la test call. Allora, proviamo un attimo. Eccola qua, test call. Eccola qua, io faccio la test call su Skype, adesso non sentirete l'audio. Allora, È partita, andiamo è a vedere partita su e vedete, Voicemeter. Eccolo! e vedete che di qua vuol dire che Skype sta andando in questa colonna qua. Esatto. Quindi possiamo dire che in entrata abbiamo impostato tutto correttamente. Adesso dobbiamo impostare l'audio in uscita. Quindi l'ultima colonna. Quindi l'ultima colonna. Come facciamo? Clicchiamo qua su A1 e qua, adesso io ho selezionato questo per motivi miei di registrazione, ma se voi avete le vostre cuffie collegate troverete WDM due punti auricolare microtelefono oppure la marca delle cuffie USB che avete collegato. Se Selezionate. invece
di utilizzare delle cuffie USB, utilizzate delle cuffie col jack, dovete selezionare gli speakers. Quindi Esatto. selezionate semplicemente l'output che voi volete selezionare e potete quindi ascoltare entrambi i flussi audio contemporaneamente. Molto bene, quindi questo era una panoramica molto veloce sull'utilizzo di Voicemeeter e l'impostazione di flussi audio diverse. Durante il corso on demand vi daremo informazioni molto più dettagliate sulle funzioni di equalizzazione dell'audio, sulla cancellazione dell'eco. C'è una funzione molto utile di Voicemeeter, per esempio mi è capitato di lavorare su Zoom tante volte e di avere un audio di qualità scarsa e tramite l'equalizzatore di Voicemeeter riuscire ad avere non dico ottimo, migliorarlo, però un audio accettabile in ingresso. Sicuramente migliorato. Infatti diciamo che la funzione una delle funzioni principali di questi mixer virtuali è proprio quella di migliorare comunque anche la qualità audio in entrata. Ovviamente non fa miracoli, ma senz'altro dà una mano. E parleremo anche del bilanciamento sinistra-destra, oppure sul come escludere una fonte audio o regolarla a volumi diversi. Esatto, quindi diciamo che se vi è piaciuta questa videopillola introduttiva sull'uso di Voicemeeter per ascoltare il compagno di cabina nella simultanea su Zoom, beh allora vi invitiamo a visitare la nostra pagina cabinadoppia.com alla sezione corsi on demand, dove a brevissimo andremo a caricare il corso completo, integrale, in cui vi daremo tutti questi trucchi e moltissimi altri sotto forma di video tutorial che potrete vedere, rivedere quante volte vorrete, magari perché no anche in preparazione di un incarico, prima di una simultanea su Zoom se volete. Bene, da parte nostra è tutto e ci vediamo al prossimo video. Vi aspettiamo, a presto! A presto, Ciao! ciao.